Mio Dio, amo con tutto il cuore voi, bene infinito e nostra eterna felicità. E, per amor vostro, amo il prossimo mio come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, fate che io vi ami sempre più. È una preghiera notissima, tutta intarsiata di testi biblici. Me l'ha insegnata la mamma quando ero piccolo. Me l'ha insegnata la mamma, ma la recito anche adesso, più volte al giorno. E cerco di spiegarvela parola per parola come se fossi un semplice catechista di parrocchia. Mi avvio così a quella che Papa Giovanni chiamava la terza lampada della santificazione, della carità. Amo, prima parola. Quando andavo a scuola di filosofia, il professore mi diceva: tu conosci il campanile di San Marco? Sì. E allora sta attento. Vuol dire che il campanile ha fatto quasi un viaggio verso di te, ha lasciato dentro di te quasi un ritratto mentale di se stesso. Invece, tu ami il campanile di San Marco? La cosa si rovescia. Sei tu che vai verso, spinto da quel ritrattino mentale. Ecco, amare vuol dire andare verso l'oggetto amato con la mente, col cuore. Lo dice anche l'imitazione di Cristo. Chi ama, currit, volat, letator. Chi ama, corre, vola, è lieto, gode. Allora, amare Dio vuol dire andare verso Dio, col cuore. Ti amo con tutto il cuore, sottolineo quel tutto. Totalitarismo in politica è una cosa brutta. In religione invece un nostro totalitarismo nei confronti di Dio va benissimo. Come faccio ad amare il prossimo, o meglio, certo prossimo, se prima non amo Dio? Certe faccette non mi sono simpatiche, certe persone mi hanno fatto del male, mi odiano, e io devo amarle lo stesso. Riesco solo se estendo su di esse l'amore grande che già ho verso Dio. Non meriterebbero, Signore, ma sono tue figliole, sono sorelle di Cristo, anche queste persone. Come? Non è. E come? Non soltanto con le parole, ma con i fatti. Faremo un esame alla fine della vita e Gesù ha già detto quali sono le domande che ci farà. Avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli. Mi hai dato da mangiare? Ero ammalato, prigioniero. Sei venuto a visitarmi? Queste sono le domande. Qui dovremo dare le risposte. Prendendo queste parole ed altre della Bibbia, la Chiesa ha fatto 2 liste, 7 opere di misericordia temporale e 7 spirituale. Non sono complete, bisognerebbe aggiornarle. Per esempio, la fame. Oggi non si tratta più solo di questo o di quell'individuo, sono popoli che hanno fame. Noi ricordiamo tutti le grandi parole del grande Papa Paolo VI. I popoli della fame interpellano
in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. E poi qui la giustizia si unisce alla carità, perché il Papa dice anche nella Popolorum Progressio sempre: la proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni in suo vantaggio oltre il bisogno, quando ci sono quelli che muoiono per non aver niente. Sono parole gravi, ce ne ad altre. Alla luce di queste parole, non solo le nazioni, ma anche noi privati, specialmente noi di Chiesa, dobbiamo chiederci: abbiamo veramente compiuto il precetto di Gesù che ha detto ama il prossimo tuo come te stesso? E il precetto di Gesù è anche il perdono, forse la cosa più difficile, ma ci tiene. Sembra quasi che abbia preferito il perdono al culto divino. Se stai davanti all'altare per fare la tua offerta e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa di contro di te, lascia lì l'offerta, va prima a riconciliarti col fratello, poi torna e fa la tua offerta. Ultime parole, ma mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa, uno solo. Uno solo. Uno. Stavo dicendo, avanti. Alzare, ma non completamente, se no non si sentiva, credo.